Bene ragazzi, buongiorno, benvenuti. Abbiamo la nostra piccola gattina, Sophie, che in realtà è una gattona, ha già compiuto un anno. Vuoi salutare? Saluta con la zampina i nostri videoascoltatori. No, mi vuole mordere. Forse non le piacciono queste video lezioni. Lei è la nostra mascotte, vuole andare a dormire? Beh, insomma, la lasciamo libera. Parliamo, come leggete, dell'Iran o della Persia. Detto più modernamente Iran, più classicamente Persia, ma comunque si tratta della stessa cosa. Una lezione dedicata completamente all'Iran o alla Persia nel Medioevo, diciamo fino al 1500, in questo ciclo di video lezioni in cui prendiamo in considerazione diverse civiltà dell'Asia, la Cina, il Giappone, l'India, una storia che spesso non viene raccontata, che viene sottovalutata o del tutto tralasciata nei libri di storia soprattutto d'uso delle scuole adottati attualmente. La storia dell'Iran o della Persia invece è molto importante anche nel Medioevo. Di solito quando si studia la Persia, no? Si studia l'impero persiano, nell'antichità, no? Una delle prime civiltà così, che conquista la Mesopotamia, poi si scontra con i greci, no? Le guerre persiane, 480 a.C., la battaglia di Maratona, gli ateniesi, i greci che riescono a respingere l'impero del Gran Re, si studia l'impero di Dario, di Ciro il Grande, così, ma poi spesso la storia della Persia viene tralasciata, come se non contasse più. Chi ha sentito parlare dell'impero dei Parti? Sì, chi ha studiato storia romana, anche a scuola, a volte sente parlare dell'impero dei Parti, che ogni tanto Roma combatte alle estremità orientali dei suoi territori contro i Parti, ma i Parti sono gli stessi persiani, non sono altro che una forma più moderna dell'impero persiano. E i persiani continuano a essere un impero, è un impero molto forte, anche nel tardo antico, nel Medioevo. Chi erano i Parti? D'accordo? Chi erano i Parti? I Parti non erano di origine persiana, i Parti conquistarono la Persia dall'esterno, erano nomadi. La storia, vedremo, la storia dell'Iran è strettamente legata a quella dei popoli nomadi della steppa asiatica. Gli stessi Parti erano nomadi che vengono dall'Asia centrale, invadono e conquistano la Persia, ma ce ne sono tantissimi di popoli nomadi che vedremo che interessano la storia della Persia, i mongoli, gli uzbeki di Tamerlano, d'accordo? E anche altri. E quindi vengono da fuori, conquistano la Persia nel secondo secolo a.C. e formeranno un impero molto forte che durerà circa 4 secoli, fino al 226 d.C., d'accordo? L'impero dei Parti, un impero potente, anzi, forse il vero unico antagonista dell'impero romano. L'impero dei Parti è in guerra per secoli contro l'impero romano per il possesso della Mesopotamia e dell'Armenia e i romani non riusciranno mai a vincere definitivamente, anzi spesso i Parti sconfiggono i Romani. I Romani pensate che a un certo punto furono anche costretti a versare un tributo ai Parti. I Parti avevano una mentalità molto aperta, molto cosmopolita, perché erano di cultura ellenistica, capite? Non essendo persiani di origine, essendo dei nomadi che venivano da fuori, un po' si vergognavano anche di fronte alle antiche civiltà del posto, loro in fondo, come erano andati al potere, avevano scacciato i greci, i discendenti di Alessandro Magno, che nel suo impero ovviamente aveva inglobato anche la Persia. Quindi i greci, uno dei regni greci derivante dalla divisione dell'impero di Alessandro Magno fu rovesciato appunto dai Parti nel secondo secolo a.C. I Parti si trovarono lì in un luogo dove era stata diffusa una cultura greca, una cultura ellenistica, e loro ereditarono questa cultura ellenistica, si sentivano interni
alla cultura di Alessandro Magno, alla cultura greca, alla cultura ellenistica. Ereditarono, pensate, anche l'amministrazione, cioè i quadri, i funzionari dell'amministrazione dei dominatori precedenti, dei greci, e li lasciarono al loro posto. Quindi avevano anche l'intelaiatura dello Stato, la pubblica amministrazione, che era proprio fisicamente e organizzativamente di origine ellenistica. I parti non pensarono mai di chiudere le vie carovaniere che arrivavano dall'Oriente, quelle che poi in seguito saranno chiamate Via della Seta, però in realtà erano diversi itinerari. Le vie carovaniere che dall'Oriente, dalla Cina o da altri posti dell'Asia orientale facevano affluire fino al Mediterraneo prodotti di ogni tipo, prodotti di lusso, come il pepe e le spezie. Nel 226 i parti vengono abbattuti da una dinastia che questa volta è una dinastia nazionale, originale persiana, quella dei Sassanidi. Quindi i Sassanidi formano un altro grande impero, un impero che durerà a lungo. Anche i Sassanidi combatteranno guerre interminabili, prima con l'impero romano, propriamente detto, poi con la parte orientale, no? Quella che resterà in vita dell'impero romano, l'impero bizantino, l'impero romano d'Oriente. I Sassanidi erano più chiusi rispetto ai parti, rispetto alla dinastia che li aveva preceduti, ma avete capito il perché? I Sassanidi erano autenticamente persiani, mentre i parti erano nomadi che avevano conquistato la Persia dall'esterno. Quindi i Sassanidi si sentivano più lontani dalla cultura greca, dalla cultura romana, dall'ellenismo. Loro recuperarono in chiave nazionalistica le radici, si rifacevano proprio all'impero della tarda antichità, no? Quello che poi l'impero di Dario, l'impero di Ciro, quello che ho citato prima. Tant'è vero che riesumarono e imposero persino la religione di Zoroastro. Lo zoroastrismo, una religione ovviamente tradizionale, una religione autenticamente persiana. Tuttavia, anche loro, come i parti, non chiusero mai la via della seta e il collegamento con la Cina, anzi, con la Cina, con l'India, con l'Asia in generale, anzi lo potenziarono perché aprirono un altro itinerario, siccome la via della seta nei suoi itinerari interni terrestri era diventata pericolosa, loro aprirono una strada marittima attraverso il Golfo Persico, attraverso l'Oceano Indiano. Quindi conquistarono il Golfo Persico e in particolare potenziarono la città che è l'ingresso o l'uscita del Golfo Persico, il porto di Hormuz. Da qui le navi potevano partire e arrivare in India, in Cina, in qualunque posto dell'oceano Indiano. Abbiamo visto le guerre contro i bizantini nei primi secoli del Medioevo e qui i Sassanidi vincono ripetutamente, mettono in grande difficoltà l'impero bizantino. In particolare ci sono tantissime guerre in realtà tra i Sassanidi e i bizantini, impossibile parlare di tutte, sono guerre che durano secoli. Le guerre più importanti sono quelle finali, le ultime, quelle portate avanti da due imperatori persiani, due imperatori della dinastia dei Sassanidi. Il primo è Cosroe I. Cosroe I che regna dal 531 al 579 d.C. Cosroe I fonda una grande, splendida capitale, Ctesifonte, sul fiume Tigri. A partire dal 572 i Sassanidi sconfiggono ripetutamente i bizantini. I bizantini a seguito di queste sconfitte perdono moltissimi territori, per esempio territori nei Balcani, sono in gravissima difficoltà, ancor più lo saranno con il successore di Cosroe I, Cosroe II. Cosroe II invece è sul trono dell'impero persiano dal 590 al 628.
I bizantini perdono ripetutamente, Cosroe II invade territori tra i più popolati e tra i più ricchi, tra i più importanti dell'impero bizantino, come la Siria o l'Egitto, cioè posti fondamentali del Mediterraneo orientale romano. Addirittura arriva Cosroe II a assediare Bisanzio, la capitale Costantinopoli o Bisanzio, nel 626 d.C. Sembra che l'impero bizantino sia destinato a crollare, si riduce ad avere pochi territori. Pensate, l'impero bizantino avrebbe potuto cessare di esistere secoli e secoli prima di quella che sarà la sua fine effettiva. E l'impero dei Sassani, in fondo, poteva ricostituire l'impero di Alessandro Magno negli stessi territori più o meno, con la stessa estensione. Questo non avviene. L'imperatore Eraclio, con una brillante campagna, in 2 anni, dal 628 al 630, l'imperatore bizantino Eraclio sconfigge in maniera durissima i Sassanidi, contemporaneamente riesce a sconfiggere anche altre entità politiche con cui i bizantini erano in guerra su altri fronti. Quindi l'impero bizantino si ricostituisce, riconquista moltissimi territori. Pochi anni dopo però arrivano dei nuovi invasori. Spesso non viene sottolineato questo nella storia. Ovviamente i nuovi invasori sono i musulmani, l'Islam, il califfato islamico. Vedete, chi erano le 2 potenze più grandi subito prima dell'Islam? Le 2 potenze mondiali, possiamo dire, 2 potenze euroasiatiche. Nel 630 si conclude quella che forse era la guerra al crocevia tra Africa, Europa e Asia delle 2 più grandi potenze dell'epoca, l'impero bizantino e l'impero persiano dei Sassanidi. Si concludono queste guerre, i 2 contendenti si sono sfibrati, si sono devastati, si sono ovviamente rovinati anche finanziariamente. Che succede? Qualche anno dopo arrivano gli arabi, diciamo, li sottomette tutti e 2. L'Islam in pochissimi anni guadagna immensi territori e uno dei motivi è questo, che questi territori erano posseduti appunto da bizantini e sassanidi che si erano rovinati, che si erano combattuti per decenni e per decenni a vicenda, lasciando in qualche modo campo libero ad una nuova potenza affinché potesse invadere i loro territori. Naturalmente l'impero sassanide viene conquistato completamente dagli arabi, mentre invece l'impero bizantino perderà molti territori, ma resisterà, continuerà a esistere. Ovviamente a noi interessano qui i Sassanidi, a noi interessa in questa video lezione la storia della Persia. Quindi finisce la storia secolare, per ora la vicenda secolare dell'impero persiano. I persiani sono sottomessi a qualcun altro, ovviamente al califfato islamico, prima agli Omayyadi, no? Forse conoscete la storia dei primi secoli di espansione dell'Islam, poi a partire dal 750 al califfato degli Abbasidi. Ovviamente sempre califfato islamico cambia soltanto la dinastia. L'Iran, la Persia viene sottomessa agli islamici, ai califfati islamici, e ovviamente viene anche islamizzata, esattamente come adesso. I persiani e gli iraniani sono a grande maggioranza musulmana. L'islamizzazione della Persia non fu immediata, fu lenta, fu graduale, però fu molto profonda, fu molto incisiva. Però attenzione, i persiani etnicamente restano persiani. A differenza di molti altri popoli, di molti altri luoghi conquistati dagli arabi, dove la componente araba divenne etnicamente maggioritaria, invece i persiani non furono occupati e popolati più di tanto dagli arabi. Da un punto di vista etnico restano per la maggior parte persiani come sono adesso. E c'è da dire che nei
primi tempi della sottomissione islamica, sotto il califfato degli Umayyadi, l'Iran finisce proprio in decadenza, anche in una decadenza culturale. Invece con gli Abbasidi, diciamo negli ultimi secoli del primo millennio, l'Iran, la Persia diventerà uno dei centri culturali del califfato islamico, emergerà proprio la cultura persiana e sarà recuperata anche la lingua persiana. La lingua persiana non sarà sopraffatta dalla lingua araba, ma anzi avrà una nuova vita e sorgeranno anche molti letterati, molti scrittori, ma anche molti scienziati in Persia, molti matematici, d'accordo? Sottomessi all'impero, al califfato islamico di Baghdad, però comunque da un punto di vista culturale la Persia è uno dei fari dell'Islam, dell'impero islamico. Poi però anche il califfato degli Abbasidi inizia a declinare e a dividersi in tante entità politiche. Nel 999 d.C. prende il potere in Iran la dinastia dei Ghaznavidi. Per me questi nomi a volte sono un pochino difficili. Dei Ghaznavidi. Sono dei turchi, sono la dinastia turca i Ghaznavidi che arriva dall'Afghanistan, cioè di base sono in Afghanistan, dall'Afghanistan conquistano anche l'Iran. Poi vedete la Persia non è più indipendente, passa di mano in mano. Nel 1050, e questo l'abbiamo studiato no, in altre video lezioni, arrivano i turchi selgiucidi, altri turchi Selgiucidi o Selgiuchidi. Quindi la Persia viene conquistata dai turchi selgiucidi, non solo la città di Isfahan, che a volte viene indicata per iscritto anche come Isfahan, con la P o con la F, è la stessa cosa, io preferisco scriverla Isfahan. La città persiana di Isfahan diventa addirittura per un certo periodo, per un certo tempo, la capitale dell'impero dei Selgiucidi, la capitale dell'impero dei turchi selgiucidi. Poi i selgiucidi vengono travolti da un'altra dinastia, insomma non c'è neanche bisogno che le diciamo tutte. Molte cose che adesso sto ricordando le abbiamo studiate analiticamente, le sappiamo già, le abbiamo studiate nelle tante nostre video lezioni. Nel 1219 arrivano i mongoli, ci sono le invasioni mongole che devastano la Persia dal 1219 al 1221. E secondo gli storici è stata veramente una distruzione terribile. Sull'altipiano iranico si calcola che abbiano perso la vita dai 10 ai 15 milioni di individui, quindi fu terribile l'invasione dei mongoli. Che succede? Che nel 1256, e anche questo lo sapete, un nipote di Gengis Khan, Hulagu Khan, fonda un kanato indipendente. Vi ricordate che l'impero mongolo arriva ad avere un'estensione enorme, poi si divide in quattro kanati, uno dei quali è l'impero della Cina, vi ricordate? E uno di questi 4 kanati, ne abbiamo già parlato, è il cosiddetto Ilkhanato. Il Kanato di Persia viene anche chiamato il Kanato di Afghanistan-Iran, a volte con il trattino, il Kanato di Afghanistan-Iran, oppure il Kanato di Persia. Quando abbiamo parlato dei mongoli abbiamo visto che i mongoli dei vari kanati, tranne quelli dell'impero della Cina ovviamente, si convertono all'Islam, quindi ben presto anche i mongoli si convertono all'Islam e siccome sono abbastanza pochi di numero rispetto a... non erano in Persia non erano neanche 400.000 rispetto a 12 o 15 milioni di persiani, spesso poi finiscono per fondersi con i persiani. I mongoli conquistatori iniziano per fondersi con i persiani, acquisire la lingua, le tradizioni, le abitudini e gli usi dei persiani, per cui praticamente il Kanato mongolo, di fatto i mongoli però si assimilano alla maggioranza persiana. E poi abbiamo già studiato che il Kanato mongolo di Afghanistan, Iran o di Persia non dura molto.
subisce numerose invasioni e a un certo punto si divide in quattro, d'accordo? Si divide in quattro. La Persia si divide in quattro regni, quello dei Ciupanidi, quello dei Jalairidi, quello dei Muzaffaridi e quello di Sarbadar. Abbiamo queste quattro entità politiche in Persia, frutto della divisione, dello scomporsi dell'ilkhanato turco-mongolo di Persia. Ma un altro conquistatore sta arrivando, quindi come vedete la Persia è preda di numerosi conquistatori nomadi, l'abbiamo detto sin dall'inizio. Ovviamente si tratta di Tamerlano. Nel 1370 l'Iran viene conquistata da Tamerlano che aveva iniziato la sua avventura in Transoxiana, l'attuale Uzbekistan. Tamerlano viene da Samarcanda ed è un presunto, un sedicente discendente di Gengis Khan, il fondatore dell'impero mongolo. Tamerlano è durissimo nei confronti dei persiani. Nel 1387 Tamerlano ordina la distruzione totale della capitale, Isfahan. La capitale viene distrutta, vengono massacrati i suoi abitanti. Quindi non sono tempi facili ovviamente per la Persia. Si suppone, ci sono delle stime che dicono che la distruzione di Isfahan portò a 70.000 morti, pensate, 70.000 morti in pochi giorni. Anche nel 400, nel secolo successivo, vi ricordate che l'impero di Tamerlano non dura a lungo, si sfalda molto presto, non aveva un'organizzazione amministrativa molto salda, molto valida. Comunque nel 400 le regioni persiane continuano a essere soggetti ai discendenti di Tamerlano, non in tutto il paese però nel 400, le regioni orientali, d'accordo, nella parte est dell'Iran, mentre invece le regioni occidentali, la parte ovest dell'Iran, viene dominata da nuove tribù turco-mongole, che sono due, i montoni neri e i montoni bianchi. Questo è l'Iran nel 400, montoni neri e montoni bianchi. Vedete, già dal nome montoni si capisce che sono nomadi. Quindi ripeto, nel 400 la parte orientale dell'Iran è ancora dominata dai discendenti di Tamerlano, turco-mongoli, mentre a ovest l'Iran è stato conquistato da altre tribù, ma sempre di stampo turco-mongolo, cioè i montoni neri e i montoni bianchi. Da secoli, vedete, la Persia, che ora inizia a chiamarsi Iran, non ha più un'indipendenza nazionale, non è più autonoma, ma sottomessa a quello o quell'altro. Abbiamo un improvviso risveglio nazionale. Improvviso, proprio in 10 anni avviene la rinascita del nazionalismo e della nazione persiana, dal 1490 al 1500. Abbiamo proprio un risveglio, un risorgere nazionale della Persia per via della famiglia dei Safavidi, una dinastia. Attenzione, la famiglia dei Safavidi era a capo di una setta islamica molto rigorista, con tendenze mistiche, erano puristi, fanatici, ma anche con forti caratteristiche di egualitarismo sociale. Erano gli sciiti. Attenzione, gli sciiti non nascono assolutamente nel 1500, gli sciiti esistevano da secoli, era una corrente minoritaria all'interno dell'Islam che non aveva mai avuto molto successo, e invece i Safavidi diffondono la versione sciita dell'Islam. Voi sapete che le due grandi famiglie islamiche, gli sciiti e i sunniti, divergono di base teologicamente per via del fatto che gli sciiti rifiutano la Sunna Hadith, è un libro infinito con i detti del profeta Maometto,
Gli sciiti considerano come loro libro sacro soltanto il Corano, mentre i sunniti attualmente sono ancora la maggioranza dei musulmani, noi sunniti, oltre al Corano, prendono in considerazione la Sunna, cioè i detti del profeta Maometto. Quindi gli sciiti, poi tra l'altro gli sciiti e i sunniti si rifanno a differenti discendenti di Maometto, ok? Adesso è inutile stare a vedere come è fatta la famiglia di Maometto, però secondo gli sciiti l'autorità discende da alcuni parenti di Maometto, secondo i sunniti da altri, cioè da da un altro ramo della famiglia del profeta. Questo da un punto di vista politico. 1500 il capo di questi safavidi si chiama Ismail, si fa incoronare Shah di Persia, nella città di Tabriz. Shah significa re, significa imperatore. Shah è una deformazione del latino Caesar, Cesare, ed è imparentato anche con il russo Czar, da cui zar, no? Zar, imperatore di tutte le Russie, Caesar per i romani, Czar per i russi, Shah per i persiani. Già 10 anni dopo, cioè nel 1510, ha liberato dagli stranieri, dai dominatori, e ha unificato già tutta la Persia, tutto l'Iran nel 1610. Soprattutto la riunificazione riesce perché vengono scacciati via i nobili uzbeki da una regione orientale dell'Iran che è molto importante, che si chiama Khorasan, perché come vedremo magari anche nella prossima video lezione, il Khorasan è proprio quella regione orientale dell'Iran da cui facilmente si arriva in Transoxiana, cioè in Uzbekistan, ma da cui si arriva anche facilmente in India, d'accordo? E quindi, infatti, i nomadi uzbeki appunto venivano dalla Transoxiana, quelli che Ismail caccia dal Khorasan nel 1510. La Persia è unificata di nuovo dopo molti secoli. La Persia cerca di essere di nuovo forte. Hanno ovviamente un interesse religioso, sono molto fanatici questi safavidi e hanno a loro seguito moltissimi predicatori sciiti che cercano di diffondere la versione sciita dell'Islam anche nei paesi sunniti, e questo agli altri musulmani non va bene, non va bene. E in particolare gli sciiti cercano di diffondere la loro religione, la loro versione dell'Islam anche all'interno dell'impero ottomano. Il sultano dell'impero ottomano all'inizio del Cinquecento non approva questo. Si tratta di un sultano importantissimo che abbiamo studiato nelle nostre lezioni in cui abbiamo parlato dell'espansione dell'impero ottomano, Selim. Selim, pensate, fa massacrare tutti i suoi sudditi, cioè tutti gli ottomani, che siano sciiti, che si siano convertiti alla versione sciita dell'Islam, e Selim muove anche una grande campagna militare contro la Persia. Pensate che comunque Selim vince a Caldiran, nell'importante battaglia di Caldiran, attenzione, nel 1514, Ismail, lo Shah di Persia, viene sconfitto da Selim, il sultano dell'impero ottomano. Tuttavia, incredibilmente, l'impero ottomano, i turchi ottomani, non riescono ad approfittare di questa importantissima vittoria. Perché pensate, i giannizzeri, corpo scelto dell'impero ottomano che aveva ormai usurpato i propri poteri, i giannizzeri erano diventati un vero e proprio partito politico che decideva la politica, le sorti dell'impero. L'abbiamo già spiegato appunto parlando approfonditamente dell'impero ottomano. I giannizzeri, pensate, si rifiutarono di seguire Selim alla conquista della Persia. Selim aveva sconfitto lo Shah di Persia, Ismail, nella battaglia di Caldiran. Selim e l'impero ottomano avrebbe potuto
facilmente conquistare la Persia, ma non solo, attraverso la Persia l'impero ottomano sarebbe potuto arrivare anche in India, cioè avrebbe potuto espandersi l'impero ottomano in maniera enorme, molto, molto più di quello che era già straordinario, di quello che comunque già stava facendo. I giannizzeri impedirono questo e forse sarebbe cambiata la storia dell'Asia, se non la storia del mondo, se gli ottomani fossero arrivati in India e chissà da lì anche in Cina, ma gli ottomani non ci riuscirono. Nonostante la vittoria, il confine orientale dell'impero ottomano resterà sempre l'Iran. E che cosa succede? Che poi per il momento gli ottomani rinunciano a insistere nell'attacco all'Iran perché sono distolti da altri fronti. Iniziano a combattere contro i cristiani, ma anche per esempio contro i Mamelucchi, contro la dinastia araba dei Mamelucchi in Siria e in Egitto. Tuttavia, dopo Selim, il sultano dell'impero ottomano, il sultano successivo dell'impero ottomano, famosissimo, anche di lui abbiamo parlato ampiamente, Solimano il Magnifico, riprende le guerre, le spedizioni contro la Persia, contro l'Iran, ne fa ben due a 20 anni di distanza nel 1534 e nel 1554. Solimano, l'impero ottomano, un nuovo ciclo di guerre dell'impero ottomano contro la Persia per cercare di conquistare la Persia. Solimano riesce a conquistare Baghdad 1534, ma non Baghdad, l'Iraq. Baghdad era stata ovviamente la sede del califfato islamico fino a qualche secolo prima, ma Solimano e comunque gli ottomani non riusciranno mai a conquistare l'Iran. L'Iran dei Safavidi sarà un impero stabile per molto tempo. Le guerre, attenzione, le guerre tra l'impero ottomano e la Persia dei Safavidi continueranno a lungo. L'Iran non riuscirà a tenere Baghdad perché gli ottomani la conquistarono, però attenzione, gli ottomani in queste guerre non riuscirono mai a ottenere un dominio stabile su Armenia, Georgia o Azerbaijan, d'accordo? Azerbaijan, cioè perché? Perché la Persia, l'Iran dei Safavidi, l'Iran sciita dei Safavidi, riuscì sempre e comunque a mettere in discussione queste conquiste. Quindi di solito nei libri di storia si dice l'espansione dell'impero ottomano nel 500 sotto Solimano il Magnifico e i suoi immediati successori, e allora l'impero ottomano arriva a conquistare l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaijan, cioè una vasta zona del Caucaso, d'accordo? Del Caucaso del Nord. Ma questo non è proprio vero, cioè gli ottomani conquistarono questi territori ma in maniera incerta, in maniera precaria, senza mai riuscire a dominarli in maniera sicura. Io però questo ve l'ho detto quando abbiamo parlato dell'espansione dell'impero ottomano. Posti come l'Armenia, la Georgia e l'Azerbaijan furono sempre contesi tra ottomani e persiani della dinastia dei Safavidi anche nel corso del 600, e noi continueremo a parlare della storia dell'Iran o Persia, chiamatela come volete, nel 600 e nel 700. Vedremo che cosa succederà all'impero dei Safavidi. Continuate a seguirmi, come vedete io spiego, io cerco di illustrare per quanto posso le vicende e i problemi più importanti anche di civiltà, di popoli, di regioni extraeuropee, extraoccidentali, come le grandi civiltà, i grandi popoli dell'Asia. Arrivederci, buonasera.